Buongiorno, bentornati sul canale. Come promesso registro il video sul come organizzarsi e come fare per spedire un mezzo dall'Europa all'America e vi racconto la nostra esperienza. Innanzitutto bisogna avere un mezzo pronto e quello che vi consiglio è quindi di attrezzarlo per meglio affrontare tutti i percorsi che avrete in mente. Ma tralasciando l'equipaggiamento del mezzo, quindi dando per scontato che avete il vostro mezzo e volete partire, allora, che cosa bisogna fare? O perlomeno che cosa abbiamo fatto noi? Perché ovviamente questa è la nostra prima esperienza. Secondo noi bisogna partire più o meno con 4-5 mesi di anticipo rispetto alla data effettiva in cui si vuole partire. La prima cosa da fare è contattare lo spedizioniere del mezzo. Noi ci siamo appoggiati a Seabridge. Seabridge ha il vantaggio di organizzare in tutto e per tutto la spedizione, per cui non avrete alcun tipo di problema, di fastidi burocratici da sbrigare in autonomia. È Seabridge che si occupa di tutto. Come funziona Seabridge? Allora, voi dovete semplicemente mandare una mail indicando il modello del vostro mezzo e le sue dimensioni e indicare la tratta che volete percorrere, quindi da dove volete spedire a dove volete arrivare. Per consultare la lista delle tratte disponibili basta che andiate sul sito di Seabridge e vedete tutti i porti di carico e di scarico dei mezzi. Una volta che avete inviato questa mail vi arriverà nel giro di qualche giorno la quotazione che è costituita da una quotazione, diciamo una parte fissa, che è la spedizione effettiva del mezzo. Poi c'è la possibilità di acquistare un'assicurazione facoltativa. È un'assicurazione marittima che copre il mezzo in caso di incidente, quindi in caso che la nave affondi. È una possibilità remota, ma purtroppo è già successo, e copre anche il contenuto, quindi se vi rubano qualcosa nel corso del trasporto, piuttosto che ci sono dei danni accidentali al mezzo, questa assicurazione copre. Il costo attuale, quindi 2023, dell'assicurazione è di 300 euro per assicurare fino a 50.000 euro di valore del mezzo e di 450 euro per assicurare fino a 100.000 euro di valore del mezzo. Quanto costa invece, diciamo, la spedizione vera e propria? Vi possiamo dire quanto abbiamo pagato quella del nostro mezzo da Anversa ad Halifax, quindi dal Belgio al Canada. Abbiamo pagato 3.400 euro più delle tasse. Le tasse sono tasse di importazione che sono circa 150 dollari canadesi che abbiamo poi pagato all'importatore canadese. Un altro costo che abbiamo sostenuto è stato il costo del deposito del mezzo ad Halifax, perché noi siamo arrivati in ritardo rispetto alla nave. Il costo del deposito è di circa 30 dollari canadesi al giorno per ogni giorno in più che eccedono i 5 giorni previsti gratuitamente. Quindi, tornando a che cosa bisogna fare, una volta che Seabridge vi manda la quotazione, se a voi va bene, rispondete a questa mail mandando tutti i documenti che vi chiedono, sarà il passaporto, la carta di circolazione del mezzo,
altri dettagli sul modello, sulle caratteristiche del vostro mezzo, e loro effettuano la prenotazione. La prenotazione è di una nave, non di una data. Noi abbiamo prenotato la Atlantic Star, che doveva partire il 18 maggio. È poi partita con un giorno in ritardo. Seabridge vi poi appunto guiderà passo a passo e predisporrà lei tutti i documenti che serviranno per l'importazione del mezzo nello stato in cui voi lo spedirete. Quando infatti siamo arrivati in Canada, se vedete il video che abbiamo fatto il primo giorno, ci è stato mandata una mail con l'appuntamento con l'importatore, che ci ha consegnato manualmente i fogli stampati per andare in dogana, e dopodiché ci ha dato l'indicazione di dove andare nel porto per ritirare il mezzo. Quindi tutto organizzato. Seabridge è una spedizione RoRo. Cosa significa? Significa che la macchina viene lasciata nel piazzale del porto, viene guidata dagli operatori del porto dentro la pancia della nave, e la stessa cosa viene fatto nel momento dello scarico. Non è una spedizione con container, quindi la macchina non è chiusa all'interno di un container, ma è sempre aperta. Perché non abbiamo scelto una spedizione con container? Noi non l'abbiamo fatto per una questione di costo, perché come vi abbiamo detto, con Seabridge abbiamo speso circa 3.500 euro. Una spedizione con container dall'Italia al Canada, ci siamo informati e il preventivo che abbiamo ottenuto era di circa il doppio. Come è andata questa spedizione? Ragazzi, tutto sommato è andata bene. Non abbiamo avuto danni, la nave non è affondata ed è già una gran cosa. L'unica cosa inspiegabile, che ci hanno rubato l'aspirapolvere. Questo non me ne do pace, perché mi sembra veramente la cosa più stupida da rubare, però così è andata. Spero che questa spiegazione della spedizione sia sufficientemente esaustiva, ma ovviamente se vi può interessare qualche altro aspetto, scrivetelo assolutamente nei commenti, che così vi rispondo, o eventualmente faccio un video dedicato proprio a quello che vi interessa. Continuando nella lista di che cosa bisogna fare, bisogna anche preoccuparsi di acquistare un volo aereo per il proprietario del mezzo, che dovrà arrivare ad Halifax per ritirarlo. Anche qui noi ci siamo mossi all'incirca con 4 mesi di anticipo. Abbiamo volato con Lufthansa, ma le opzioni sono tantissime. Scusate, ma sta passando un aereo. Altra cosa da fare qualche mese prima della partenza è informarsi, a seconda dei paesi che si vogliono visitare, se ci vogliono dei visti, e quindi attivarsi per tempo. Noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo scelto di fare l'ETA per il Canada e l'ESTA per gli Stati Uniti online. L'ESTA oltretutto non ci è nemmeno servita, perché poi passando il confine Canada-USA via terra abbiamo fatto un altro modello, pagando direttamente in loco $6 a persona. Per quanto riguarda i visti, quello che consigliamo, se si vogliono visitare gli USA e si vuole andare in Alaska, rientrare in USA, a differenza di quello che abbiamo fatto noi stupidamente, è di richiedere il visto B1, B2. Per richiedere il visto bisogna partire con un bel po' di anticipo, perché bisogna andare nel consolato che c'è a Milano o a Roma, se non ricordo male, e quindi ci sono dei tempi più lunghi. Noi, un po' per inesperienza, un po' perché avevamo veramente tante cose da fare prima di partire, non l'abbiamo fatto e adesso ce ne stiamo un po' pentendo. Altra cosa importante è la patente internazionale. Noi l'abbiamo richiesta, ci vuole
circa 15 giorni, un mese, quindi anche qui bisogna attivarsi per tempo. Sempre nella to-do list del pre-partenza, noi consigliamo di inserire anche le vaccinazioni. Per il Nord America ovviamente non ci sono vaccinazioni obbligatorie, ma pensando poi di andare anche a sud, ci sono dei vaccini consigliati. Noi ci siamo appoggiati all'ASL di Torino, al centro dei viaggi internazionali, dove ci hanno fatto una consulenza sul percorso che volevamo affrontare e ci hanno consigliato i vaccini più adatti al nostro percorso. Noi abbiamo fatto l'antitetanica e abbiamo fatto l'epatite A e il vaccino contro il tifo. Poi ho deciso di dare un taglio ai capelli. E poi di andare dal dentista. Una cosa da fare prima di partire è stipulare un'assicurazione online per il Canada e gli Stati Uniti per quanto riguarda l'assicurazione del mezzo. Per gli altri stati si potrà poi fare in frontiera, ma per il Canada e gli Stati Uniti è un po' più complicato. Anche qui Seabridge vi aiuterà e vi darà delle indicazioni su come procedere. Noi l'abbiamo stipulata con Seguro Gringo, ci è costata circa $500 per 3 mesi. Sempre in tema di assicurazioni, mi stavo dimenticando l'assicurazione sanitaria personale. Anche qui il mondo online delle assicurazioni offre un'ampia scelta di prodotti. Quello che bisogna fare attenzione è che copra differenti paesi, quindi non un viaggio singolo in un singolo paese. Le quotazioni dipendono fortemente dalla vostra età. Possiamo dire che mediamente il costo assicurativo per una persona può oscillare dai 500 ai 1000 euro all'anno a seconda della sua età. Speriamo in questo video di aver risposto a tutte le vostre curiosità e qualora abbiate ancora dei dubbi, delle domande, non esitate a scrivercele nei commenti in modo che potremo rispondere più dettagliatamente possibile. Grazie per averci seguito.